Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come ho realizzato questo carinissimo pacchetto regalo in stoffa, perfetto per impacchettare i vostri regali di Natale fai da te. Se ve li siete persi, vi ricordo che nelle scorse 3 settimane ho pubblicato dei video con idee per regali di Natale fai da te, semplici ma anche veloci da realizzare. Nello specifico vi ho mostrato come fare una custodia portacomputer, un astuccio portatrucchi o portaattrezzi in generale e una mascherina per gli occhi per dormire. Se vi interessa realizzarli trovate i link di ogni video sotto nella descrizione. Allora, premetto che io non sono molto brava ad impacchettare i regali nel modo classico con la carta, cioè non mi vengono mai perfetti. Quindi per questo video ho pensato di mostrarvi come realizzare un sacchetto natalizio in stoffa e anche un bellissimo fiocco per poterlo chiudere, così che anche chi di voi è meno bravo a impacchettare come me non avrà alcun tipo di problema. E una cosa che mi piace molto di questo tipo di pacchetto regalo rispetto agli standard con la carta, che sono praticamente usa e getta, è che questo è in qualche modo ecosostenibile, nel senso che può essere riutilizzato praticamente all'infinito anche per vari scopi, cioè lo potete anche usare una volta che lo regalate alla persona, questa può utilizzarla per tenere dentro dei vestiti o qualsiasi altra cosa invece di buttarlo via. E inoltre, essendo che è anche di dimensioni relativamente piccole, si presta anche bene per poter riutilizzare dei pezzi di tessuto che vi sono avanzati magari da altri progetti di cucito. Vi consiglio di scegliere un tessuto almeno un po' sostenuto sia per l'esterno sia per l'interno del sacchetto natalizio. Per il sacchetto esterno io utilizzerò questa tela un po' grezza. Farò poi la parte alta del sacco interno e anche il fiocco con questo tessuto dorato e lo chiffon rosa che mi era avanzato da un progetto fatto a scuola lo utilizzerò per doppiare il fiocco perché vedete che messo assieme al colore oro fa proprio un bel effetto. Io ho deciso anche di dipingere il sacchetto con delle stelle dorate, quindi ho preso una pittura per tessuti, una spugna per stendere il colore e poi trovate il pattern delle stelle scaricabile gratuitamente sotto nella descrizione del video. Inizio tagliando dal tessuto esterno 2 rettangoli larghi 35 cm e alti 45 cm. Giusto per darvi un po' un'idea delle dimensioni, io ho pensato questo pacchetto regalo per questo astuccio portatrucchi che avevo realizzato nel video di 2 settimane fa, che misura chiuso 15 x 25 cm. Se volete dipingere, questo è il momento. Metto sotto un cartone protettivo e prendo uno dei 2 rettangoli appena tagliati con il lato dritto del tessuto rivolto verso l'alto. Questa è la pittura che userò, Setacolor della Pebeo, vi lascio un link sotto in descrizione se non sapete dove trovarla. Sono colori per stoffa, quindi dopo vi mostrerò anche come fare per fissare il colore alla stoffa. Sbattete bene la confezione e versatene un po' su un piattino senza aggiungere acqua. Io mi sono immaginata il sacchetto con alcune stelle qui nella parte bassa e alcune stelle più piccole che salgono in su nella parte destra, quindi inizio a piazzarle come mi piacciono. Tirate poi su un po' di colore con la spugna e iniziate a riempire la stellina. E andate avanti così disegnando tutte le stelle che vi servono. E questo è il risultato, lasciate asciugare la pittura per un'ora circa. Per fissare la pittura dobbiamo stirarla per 5 minuti sulla temperatura cotone. Dato che ho tante stelle lascerò in totale 5 minuti il ferro su ogni area in modo da coprirle tutte. Proteggo il piano con una tela e stiro le stelle dal lato rovescio della stoffa. Dal tessuto dorato taglio 2 rettangoli di 35 x 27 cm e serviranno per rifinire la parte alta interna del pacchetto regalo. Per il fiocco taglio nel tessuto dorato 2 strisce lunghe 135 cm e alte 12, margini compresi. Io qui le sto tagliando con il tessuto piegato a metà, per quello vedete il cartamodello lungo la metà. E ripeto la stessa cosa per la seconda striscia dorata. Nello chiffon, sempre piegato a metà, taglio altre 2 strisce uguali. Ora piego la stoffa in modo da tagliare assieme anche la seconda striscia per il fiocco.
Quindi per fare il fiocco dovreste avere in totale 4 strisce lunghe 135 x 12 cm. Riprendiamo ora i due strati esterni e li rifiniamo con la tagliacuci sui due lati lunghi e sotto. Ora chiudo il sacchetto principale, prendo il primo dei due pezzi e lo metto con il dritto verso l'alto, metto sopra il secondo pezzo con il dritto verso il basso, i due lati non rifiniti stanno assieme in cima e cucio tutto attorno a 1 centimetro. Rigiro tutto il sacchetto al dritto tirando fuori bene anche gli angoli. E stiro bene tutti i bordi piatti. Ora dobbiamo creare la parte interna del sacchetto. Prendo i due rettangoli dorati e li chiudo a tubo cucendo assieme i due lati corti. Li metto dritto contro dritto e spillo assieme. Ora cucio qui e qui a 1 centimetro. Rifilo i margini con la tagliacuci e stiro poi tutte le cuciture piatte. Ora riprendo il sacchetto, prendo anche il tubolare dorato e lo dovrò cucire al sacco qui sopra a 1 centimetro. Per farlo rimetto il tubolare con il rovescio in fuori e infilo il sacchetto dentro al tubolare dorato allineando i bordi sopra. Cucio qui su tutto attorno a 1 centimetro e poi stiro i margini verso l'alto. Ora rigiro in dentro il sacchetto dorato tenendo in fuori un piccolo bordino di circa 1,5 centimetri o 2 e lo stiro. Cucio qui alla base del bordino dorato a 1-2 mm dall'inizio, prendendo anche lo strato interno così resta tutto fermo. Ora per finire il sacchetto non ci resta che rifinire l'orlo del pezzo dorato e lo farò con la tagliacuci. Passiamo ora al fiocco. Allora, il fiocco sarà una striscia lunga composta da un lato sopra e un lato sotto. Ho deciso però in ogni lato di avere uno strato dorato di base e uno di chiffon rosa sopra, perché mi piaceva di più. Quindi per prima cosa devo prepararmi i due lati unendo i due tessuti assieme. Potrei prima imbastirmi assieme lo strato dorato e lo chiffon e poi assemblare dopo il fiocco, però per risparmiare tempo e cuciture ho deciso che unirò tutto in un unico passaggio. Una piccola accortezza: se fate come me tenete le teste degli spilli in fuori, se no poi impazzite a estrarli dopo dal fiocco. E vi dovreste ritrovare con un risultato di questo tipo. Allora, questi qui con lo chiffon sono i lati dritti, cioè quelli che staranno in fuori. Questo lo consideriamo la fodera, il rovescio. Per cucire le due strisce assieme dobbiamo mettere i due lati dritti uno contro l'altro in mezzo e spilliamo tutto assieme. Ora che abbiamo tutta la striscia spillata assieme, dobbiamo cucire tutto attorno a 1 centimetro, lasciando un'apertura di circa 10 centimetri che ci servirà poi per rigirare tutto il fiocco al dritto. Nei bordi in fondo ho deciso di fare una cucitura in obliquo perché in questo modo il fiocco finirà a punta anziché squadrato e sarà più carino. Rifilo tutti i margini a mezzo centimetro, taglio via la parte in eccesso dove abbiamo cucito in obliquo e negli angoli cerco di tagliare ancora più vicina alla cucitura fatta, in questo modo sarà più semplice rigirare il fiocco.
E ora dall'apertura che avevo lasciato rigiro tutto il fiocco. Tirate in fuori bene anche gli angoli con le punte di una forbice grossa o con un ferro da maglieria. Stiro tutto il fiocco piatto dall'alto e poi chiudo l'apertura che avevamo lasciato con una cucitura dritta da sopra a 1 millimetro dal bordo. E anche il fiocco è finito, ora impacchettiamo. Come vi avevo detto, impacchetterò questo astuccio portatrucchi che avevo realizzato negli ultimi video. Impacchetto insieme anche questa custodia per PC che arriva sempre da uno degli ultimi video fatti. E chiudo il nastro facendo un bel fiocco a circa 1/3 dell'altezza. Tadan! Il nostro pacchettino è pronto! Bene, per il video di oggi è tutto, lasciate un mi piace se vi è stato utile e se deciderete di realizzare qualcuno dei regali fai da te che vi ho suggerito nei video di questo mese, vi invito a condividere il vostro lavoro su Instagram e a taggarmi, che sarò felicissima di ricondividerlo nelle mie stories. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, non costa nulla e in questo modo sosterrete il canale e non vi perderete i prossimi video. Bene, per oggi è tutto, buon Natale a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!